Vediamo infine, in relazione a questo primo paragrafo delle norme come garanzia dell'ordine sociale, l'interazione, la relazione tra sociologia e diritto, che sono due grandezze diverse, altrimenti tra queste due parole non ci sarebbe stata la congiunzione e. La congiunzione si usa quando si vuole distinguere due concetti diversi, la sociologia e il diritto, perché se fossero stati anche semplicemente dei sinonimi avremmo detto la sociologia o il diritto, perché più o meno sarebbero stati la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche, la sociologia è la scienza che studia i comportamenti che si tengono all'interno di una comunità umana, ne indaga le cause e ne studia gli effetti, sia a livello di singolo individuo, sia a livello del singolo individuo calato nel gruppo o nei gruppi sociali. Quando si parla di due concetti contemporaneamente è evidente che tra loro ci debba essere una qualche relazione, ma questo non significa che i due concetti coincidano, appunto abbiamo questa congiunzione tra queste due parole. Ciò non di meno, tra sociologia e diritto ci sono moltissime relazioni. Andiamo ad aprire la diapositiva, nel senso che la sociologia, andando a studiare tutte le cause e gli effetti dei comportamenti umani, sia dei singoli che dei singoli all'interno dei gruppi, fornisce molti strumenti di sviluppo della scienza giuridica. Facciamo un esempio pratico. Questo è l'articolo 595 del Codice Penale che punisce il reato di diffamazione e dice chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 1032 euro. Quindi se una persona dice di un'altra è un poco di buono, è un incapace per la carica pubblica che ricopre o per il posto di lavoro nella pubblica amministrazione che ricopre, è un incapace, non è in grado di farlo, ovviamente se questo non è vero, perché se io ho delle prove che questa cosa è vera, lo posso assolutamente dire, nessuno potrà mai venirmi a condannare per diffamazione, però se non è vero vado incontro a questa pena della reclusione fino a un anno e della multa fino a 1032 euro. I successivi commi 2, 3 e 4 costituiscono delle aggravanti, nel senso che se io compio il fatto di cui abbiamo appena parlato e che è indicato nel comma 1, e però l'offesa consiste, comma 2, nell'attribuzione di un fatto determinato, cioè quell'ingegnere di quella pubblica amministrazione ha progettato quell'opera pubblica e ha sbagliato i calcoli del cemento armato. Ecco, questa è l'attribuzione di un fatto determinato che se non è vero mi porta non solo ad essere condannato per diffamazione, non solo all'applicazione del comma 1, ma anche della aggravante di pena, perché in questo caso la reclusione passa a 2 anni e la multa da 1032 euro a 2065 euro. Lo stesso se l'offesa è recata col mezzo della stampa, cioè se io tengo il comportamento del comma 1 e lo faccio a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, anche in questo caso la pena è aumentata. Lo stesso dicasi se l'offesa è recata a un corpo politico, a un corpo amministrativo o a un corpo giudiziario. Ora, la sociologia contemporanea ci ricorda pressoché quotidianamente del fenomeno dei leoni da tastiera, che tutti conosciamo, è quel fenomeno di tantissime persone che all'interno dei social network spesso vanno ad offendere l'altrui reputazione, attribuendo dei fatti che non esistono, offendendo le persone. Questo ovviamente già c'è questa aggravante del comma 3 di aver commesso questo fatto con un mezzo di pubblicità qual è un social network. La sociologia pertanto ci fornisce la grandezza di questo fenomeno dopo averne studiato le cause, che possono essere la frustrazione delle persone, il voler colpire l'avversario politico, il voler colpire l'avversario nel mondo del business, e ne ha studiato anche quelli che sono gli effetti, che come sappiamo sono degli effetti devastanti, perché all'interno di un social network, quando si va a dire, a offendere la tua reputazione dicendo una cosa negativa su quella persona che non è vera, e poi diventa molto complesso anche poter cancellare tutto quello che è avvenuto. Pensiamo semplicemente a una persona che ne fa uno screenshot e lo gira all'amico, che poi lo gira a altri amici, nel senso che poi quando si dimostrerà che quella cosa non è vera, sarà difficile risalire a tutti quelli che magari hanno risalito quello screenshot, per il quale quella cosa invece rimane vera.
Questa scienza pertanto ci mette in guardia in ordine alle enormi potenzialità dannose di questo fenomeno, lo farà con studi scientifici sulle cause e gli effetti, produrrà anche dei dati statistici fondati su delle evidenze scientifiche inconfutabili, ma non sarà la sociologia a stabilire che qui dopo il comma 3 debba essere introdotto un comma 3 bis che preveda un aggravamento di pena nel caso in cui questo fatto sia commesso non solo con un mezzo di pubblicità, ma con il mezzo di pubblicità specifico qual è un social network, e magari andando a prevedere un aggravamento ulteriore di pena perché, come abbiamo detto, se questi fatti vengono commessi con i social network sono ancora più dannosi. Tradurre questi avvertimenti della scienza sociologica in una norma giuridica spetta soltanto al legislatore, che potrà stabilire di introdurre questo comma 3 bis, così come potrà stabilire di non introdurlo. E soltanto nel caso in cui decida di introdurlo, allora sì, quell'avvertimento della sociologia si trasforma in una norma giuridica. Mi sembra molto evidente la netta separazione tra queste due scienze, ma anche la loro profonda relazione. Abbiamo fatto questo esempio relativamente al reato di diffamazione, ma un altro esempio di estrema attualità è quello che riguarda la comunicazione interculturale e l'educazione interculturale. Quindi la sociologia ci fa presente come per far vivere pacificamente all'interno di una comunità sia necessario prevedere tutta una serie di strumenti giuridici perché persone di lingue, etnie, religioni diverse possano convivere pacificamente, e quindi di stimolare anche un processo di educazione interculturale, ma il compito della sociologia si ferma qui, nel senso che poi i politici, cioè quelli che poi fanno le leggi, quindi il legislatore, a seconda dell'indirizzo politico che hanno, potranno dire sono d'accordo o non sono d'accordo. Ci sono alcuni che vorrebbero introdurre lo ius soli e altri che invece si dicono assolutamente contrari all'introduzione dello ius soli. E possiamo dunque concludere che queste due scienze sociali sono caratterizzate da una profonda relazione tra loro che è fatta di interattività e al tempo stesso di profonda diversità.